Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Stratos, la regina dei rally, uscita numero 92 delle 110 previste, edizione Centauria e il modello in scala 1:8. La macchina che ha vinto il Rally di Monte Carlo del 1976 con il pilota Sandro Munari, soprannominato il Drago, al quale faccio tantissimi auguri di pronta guarigione e a tutta la sua famiglia un grande saluto anche. Ed ecco qui Michelangelo, si associa anche lui ai saluti. Va bene Michelangelo. Eccolo qua il mio gatto tigrato europeo. Stavo appunto dicendovi che a guida di questa meravigliosa regina c'era Sandro Munari e il suo copilota navigatore che dava tutte le indicazioni, Silvio Maiga. Non mi sniaccare i fili, come avrete sentito, ma ci sono i sottotitoli. Ho una voce molto diversa dalla solita perché ho uno dei tanti mali di stagione. E infatti ieri ero messo peggio e non ho potuto fare il video. Quindi scusatemi, ma non dipende da me. Amore, non devi mangiarmi i fili. Allora, lui deve sdraiarsi, ho capito. Mettiti qua, dai, mettiti nel tuo posto, su. Bravo, mettiti lì. Eccolo. Eccolo fa. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie di continuare a contribuire a dar vita al canale, ragazzi. Iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Non riesco neanche a sentirmi io, abbiate pazienza, però questa è la voce che ho e non posso fare diversamente. Guardate, la prima cosa che sono andato a fare, mi sono messo un po' dei due componenti del collante epossidico. Voi usate qualsiasi colla, io vi sconsiglio l'Attack, anche se so che molti di voi la usano, però io mi sento in dovere di dirvelo il perché non dovete usarla, però il modello, ognuno del proprio modello fa quello che vuole e ci mancherebbe. Poi abbiamo questo pezzo qui, che la paratia anteriore sinistra, ne riceveremo una identica poi nel lato destro. Abbiamo il serbatoio dell'olio con il tappo dell'olio. Abbiamo la staffa che terrà in posizione perfetta uno dei due tubi che portano l'aria dal musetto anteriore ai dischi ventilati dei freni. Infatti, se notate, sotto il cofano anteriore avete due fori dove poi andranno inseriti, in realtà non inseriti, ma andranno proprio a filo del tubo del corrugato, questo qui. Poi due serie di viti, una AP da avvitare nella plastica, non usate olio, e ce ne serviranno due, e una AM, eccole qui, da avvitare nel metallo. E io qui ho usato un po' d'olio soltanto sulla traversa orizzontale del telaio, qui dove sono andato già a mettermi una vite, vi faccio vedere. Mentre invece l'altra, sempre AM, stiamo parlando delle viti AM adesso, da metallo, sono andato ad avvitarmela qui e mi sono creato il filetto. Questa non ho usato l'olio perché è entrata molto bene dentro e non serve. Le due viti invece AP sono andato ad avvitarne una qui e l'altra sono andato ad avvitarmela qui.
sotto il perno qui. A questo punto vado a rimuovermi le due viti a P ecco, vado a mescolarmi parte del collante perché non mi serve tutto, così. E adesso, dopo che mi sono inserito nei 3 tubi, vi ricordate quelli numerati, il numero 1, 2, 3 che abbiamo messo nel numero del fascicolo, adesso ve lo ricordo perché c'è scritto qui, 53, Michelangelo, stai fermo amore, non è una macchina da demolizione, è un modellino nuovo. Ecco qui, mi sono andato a mettere 3 pezzi di stuzzicadenti per rendermi più agevole poi l'inserimento del tubo nei perni. E adesso, prima di montare come ci dicono loro, andrò a inserirmi i tubi nei perni dedicati. Però, prima di fare questo, io sono andato a rendermi più agibile l'inserimento di questo tubo e di questo tubo sotto all'interno dei fori, perché se voi lo avete messo così è antiestetico perché si vedrà poi il perno. Invece guardate, vedete, l'inserimento è totale e non si vede più questo pezzo qui come magari si vede a voi, questo distaccamento. La stessa cosa ho fatto sotto. Come ho fatto? Ho preso questo cacciavite con la punta più piccola, sono andato a consumarmi il foro, però attenzione, attenzione, perché non dovete passare da questa parte, quindi attenzione, ricordatevi che dietro c'è appunto l'altra metà del radiatore. Poi con un cacciavite invece, adesso vi faccio vedere a taglio, eccolo qui, sono andato a consumarmi tutto intorno finché facendo le prove non ero soddisfatto, come invece vedete adesso invece è perfetto. Quindi fatto questo, comincio ad attaccare i tubi all'interno del radiatore e guardate, prendo il numero 1, eccolo qui, mi vado a rimuovere il nastro carta e vado anche a pulirmelo dagli eventuali residui di collante, e per farlo userò un altro pezzo di nastro carta, dovrebbe bastare. Perfetto, tutto il collante vi rimarrà sulla carta adesiva, ecco qui, perfetto. A questo punto questo è il numero 1, faccio così, prendo il radiatore e vado a inserirmi il primo, il numero 1 qui.
Loro ci dicono di farlo dopo, però diventa tutto più complicato dopo. Ecco qui. Prendo il numero 2. E faccio la stessa cosa qui per levarmi i residui di collante. Perfetto. Fermo, amore. E il numero 2 lo vado ad inserire qui, dietro la ventola. Così. E il numero 3 nell'ultimo perno rimasto libero, cioè quello dietro l'altra ventola. Guardate il mio Michelangelo, com'è attento al montaggio. Mi diventerà un gatto modellista. Ok, vedete? Adesso la prima cosa che vado a fare, vado a rimuovermi le due viti AM, però attenzione assolutamente a non confonderle con le viti AP. Mi raccomando, quindi le andiamo a mettere in un posto differente da quello che abbiamo usato per le viti AP. Queste sono le viti AM per il metallo. Bene, adesso posso andare a mettermi innanzitutto il tappo della vaschetta dell'olio. Non sono sicuro che sia della vaschetta dell'olio, perché forse sono queste due. Comunque è una vaschetta di un liquido sicuramente. Lo inserisco a pressione, ecco qui, e questo andremo a metterlo successivamente su questo punto, ma non prima di aver avvitato questa paratia sinistra, dove ho appena tolto la vite AM adesso. Quindi, guardate, prendo la staffa di metallo e la vado subito a inserire nel tubo, non dopo, altrimenti fate fatica. E la metto così. Ecco, con la staffa verso l'alto. Ok? Fatto questo, vado ad attaccarmi il radiatore con la vite AP, quindi prendo una vite AP. Vuoi scendere, amore? Vieni qua. Vai. Questo lo metto così, il perno lo inserisco nel primo foro superiore, così. E avvito sotto la vite AP.
Perfetto. Fatto questo, attenzione perché i tubi devono passare tutti da questa parte qui. Quindi questo lo prendo così. Inserisco questo tubo qui, anzi mettiamo prima la vite AM qua, la inserisco senza avvitarla tutta, perfetto, ok? Questa mi dà la giusta distanza. Poi prendo il tubo, lo metto qui, quello sotto lo metto dall'altra parte, perfetto, metto la vite AM, adesso vi faccio vedere. La vite AM la vado a mettere qua sotto, dove vi ho fatto vedere prima che avevo fatto il filetto. Stringo, vado a stringermi la vite AM, quella che avevo puntato all'inizio qua sopra, controllo i tubi che siano a posto e sono a posto. A questo punto posso andarmi a mettere la vaschetta nell'unica posizione possibile, perché qua abbiamo un segmento e qui abbiamo un perno, quindi non ci possiamo sbagliare. Facciamo una cosa: se vi viene scomodo metterla così, potete levare il tappino inserendo un perno da sotto, perché il foro è passante, e magari schiacciare senza farmi male le dita. Adesso io provo, altrimenti farò così. Perfetto, toccata tutte e due le parti, la vaschetta è a posto. Adesso vi volevo far vedere il collante che ho usato per i tubi, guardate. Avete visto? È già praticamente indurito, mentre questi due che non ho mescolato potrò usarli anche per altre applicazioni. Adesso mi è rimasto da fissare questo, il tubo con la staffa qui, che è semplicissimo perché basterà metterlo su così e avvitarlo. E il montaggio così sarà terminato. Ecco qui.
Io direi che il montaggio così è terminato. Guardate. Anche l'inserimento qua del tubo esteticamente è anche meglio, avendolo io allargato, il foro del radiatore. I tubi sono perfettamente incollati, non ho fatto alcuna fatica perché l'ho fatto prima. Qui non serve smontare nulla perché vi conviene metterlo prima. Ed ecco qua un altro pezzo importante di questa splendida macchina regina. Qui è tutto a posto. Direi di sì. Mi raccomando, spero che vi siate incollati tutti i tubi come vi ho detto già dagli inizi dei montaggi, perché altrimenti vi si staccano. Fate attenzione ragazzi, incollateveli sempre i tubi ai perni, sempre, anche se sembra che vi entrino con difficoltà. La gomma poi si dilata col tempo e i tubi ve li trovate volanti in giro per il modello. Il problema è che quando ce ne sono tanti poi diventa difficile riuscire a portarli nel giusto posto dedicato dove vanno messi. Mi raccomando, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Grazie di avermi seguito. Adesso vado a prepararmi l'uscita numero, se non ricordo male, 42 dell'Audi 4, e poi seguiranno i video della Valentino Rossi, la Yamaha YZR, conosciuta meglio da tutti i suoi tifosi più accaniti come M1. Ciao a tutti e buona giornata ragazzi.